Buongiorno, benvenuti nel mio canale Il mondo dell'uncinetto. In questo video vi mostro come realizzare una copertina in cotone con un punto molto semplice ma con un effetto davvero particolare grazie all'utilizzo di 3 colori. La copertina è larga 70 cm ed alta 90 cm. Questa misura è perfetta per una copertina da passeggino o da culla. L'ho realizzata in cotone ma potete tranquillamente realizzarla con la lana. Come potete vedere nella parte interna non si vedono fili niente, quindi la copertina è veramente ben rifinita. Adesso vi lascio alla spiegazione e mi raccomando, se vi è piaciuto il video lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e mi raccomando non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Grazie mille per seguirmi. Ecco l'occorrente per il progetto di oggi: 200 g di cotone bianco, 150 lilla e 100 ma anche 150 viola. Ho utilizzato un cotone fiocco, ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 125 metri circa. Un uncinetto numero 3, vi consiglio sempre di vedere se va bene per la vostra mano, una forbice, un ago, dei marcappunti e un metro. 4 fiorellini, se li volete mettere, e trovate la spiegazione di questi fiorellini sul mio canale. Vi lascio il link in descrizione. E infine un filo di raso, questo è un filo doppio raso bianco, spesso circa mezzo centimetro. Allora inizio la copertina con il cotone bianco, quindi prendo l'uncinetto numero 3 e realizzo un cappietto. Inserisco l'uncinetto al suo interno e carico 156 catenelle. Con questo filato e con la mia mano questa misura corrisponde a una misura di circa 68 cm. Tenete però presente una cosa importante: il punto tende un po' a stringere il lavoro, quindi una volta finito la larghezza scende e arriva più o meno sui 60 cm, ma sempre con la mia mano. E in questo modo ottengo proprio la misura che mi serve, perché poi aggiungendo il bordo, che è di circa 10 cm, arrivo ad una larghezza totale di 70 cm, che è quella che voglio ottenere. Il mio consiglio è sempre quello di fare un piccolo campione prima di iniziare, così vi regolate bene in base al filato che state usando, sia che sia cotone che sia lana, e alla misura finale che volete ottenere, e soprattutto vedere se la vostra mano lavora come la mia. Un'altra cosa molto importante è il multiplo del punto, in questo caso è 10 e a questi bisogna aggiungere 6 catenelle per la lavorazione. Infatti nel mio caso ho caricato 156 catenelle perché, tolte le 6 catenelle da aggiungere, ottengo 150 che diviso 10 mi dà un totale di 15 moduli. Detto questo, possiamo iniziare con la spiegazione del punto. Lavoro 4 catenelle, inserisco un marcapunto nella quarta catenella, adesso conto 1 il punto marcato, 2, 3, 4, carico 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella quinta catenella e lavoro un punto altissimo. Quindi vedete, entro nella catenella, carico il filo sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, chiudo le ultime 2 asoline. Ed ecco il mio punto altissimo. Adesso, sempre in questo punto, vado a lavorare altri 2 punti altissimi. Quindi in totale, compreso le 4 catenelle iniziali che sostituiscono un punto altissimo, devo avere 4 punti altissimi. E questo è il risultato.
Adesso lavoro una catenella, salto 4 catenelle, entro nella quinta catenella e lavoro un punto basso. E da questo momento in poi inizio la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, quindi lavoro 4 catenelle, salto le 4 catenelle sottostanti, entro nella quinta e lavoro un gruppetto formato da 4 punti altissimi. Lavoro una catenella, salto 4 catenelle, entro nella quinta e lavoro un punto basso. Ed ecco qui il risultato. Quindi questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 4 catenelle, salto 4 catenelle, entro nella quinta e lavoro un gruppetto composto da 4 punti altissimi. Catenella, salto 4 catenelle e nella quinta lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questa sequenza, che è veramente molto semplice. Poi noi ci rivediamo alla fine per lavorare l'ultimo punto, così vi spiego come effettuare il cambio colore. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato un gruppetto di 4 punti altissimi e mi rimangono le ultime 5 catenelle da lavorare. Cosa faccio? Proprio come ho fatto per tutto il resto del giro, lavoro una catenella, salto 4 catenelle, entro nella quinta e lavoro un punto basso. Ma come lo lavoro questo punto? Così. Cosa faccio? Entro nel punto, carico il filo sull'uncinetto, vedete ho 2 asoline bianche sull'uncinetto. Adesso lascio da parte il filo bianco, prendo il filato lilla, mi aggancio in questo modo all'uncinetto e semplicemente chiudo le 2 asoline. E vedete, in questo modo ho lavorato un punto basso bianco, ma ho agganciato anche il nuovo colore. Adesso tiro bene il filo bianco per bloccare il punto, poi allargo leggermente la solina sull'uncinetto, giro il lavoro e mi raccomando, quando girate il lavoro, portate anche il gomitolo dall'altro lato. Poi prendo questo filo lilla e lo sposto in questo modo per andarlo a bloccare. Rientro qui dove ho lavorato il punto basso bianco e lavoro un punto basso. Adesso tiro bene questi fili, poi allargo leggermente la solina sull'uncinetto, entro al centro del punto basso appena lavorato e vedete prendo sia questa solina che quella subito dietro.
vedete? E semplicemente lavoro un punto basso. Adesso allargo leggermente la solina, rientro all'interno del punto basso appena lavorato, prendo sempre tutte e due le asoline, vedete in questo modo, e lavoro un punto basso. E vedete in questo modo è come se ho lavorato un punto altissimo, quindi ho sostituito le 4 catenelle classiche con 3 punti bassi lavorati uno sopra l'altro, così in questo modo il lavoro viene più preciso. Adesso prendo il marcapunto e lo inserisco qui nell'ultimo punto basso appena lavorato per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso semplicemente rientro nello stesso identico punto dove ho appena lavorato questo punto altissimo e lavoro altri 3 punti, sempre altissimi. Ed ecco qui il mio gruppetto di 4 punti altissimi. Adesso lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante, qui, e lavoro un punto basso. Ed ecco qui il risultato, vedete che carino? Adesso inizio la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro, che è la stessa sequenza lavorata prima, quindi lavoro 4 catenelle, entro nel punto basso sottostante, questo punto, e lavoro un gruppetto di 4 punti altissimi. Adesso lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso. Ed ecco qui il risultato. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo questa sequenza. Ve la faccio vedere un'altra volta. Lavoro 4 catenelle. Entro nel punto basso bianco e lavoro un gruppetto di 4 punti altissimi. Lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questa sequenza, noi ci rivediamo sempre all'ultimo per vedere come effettuare il cambio colore. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso cosa faccio? Ho appena lavorato il gruppetto di 4 punti altissimi
sul punto basso bianco. Adesso lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo di questo gruppetto sottostante che, come potete vedere, è anche segnato dal marcapunto, e lavoro un punto basso. Ma come ho fatto prima, una volta caricate queste due asoline sull'uncinetto, lascio da parte il filato lilla, prendo il filato viola e chiudo queste due asoline in questo modo. Adesso tiro bene il filato lilla per bloccare bene il punto, poi allargo leggermente l'asolina sull'uncinetto, giro il lavoro e mi raccomando, come vi ho detto prima, girate anche i gomitoli per non far intrecciare i vari colori. E adesso prendo questa cotina iniziale viola e la sposto in questo modo. Poi entro qui dove ho lavorato il punto basso con il lilla e lavoro un punto basso. Adesso allargo leggermente l'asolina, rientro al centro di questo punto basso viola e lavoro un secondo punto basso. Mi raccomando, dovete entrare come vi ho fatto vedere bene prima con il lilla. Adesso allargo l'asolina sull'uncinetto, rientro al centro di questo punto e lavoro un terzo punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto. Adesso rientro nel punto basso lilla e lavoro 3 punti altissimi. Quindi, come potete vedere, questo nuovo giro lo sto iniziando proprio come ho iniziato il giro precedente. Adesso lavoro una catenella, entro nell'ultimo punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso. E questo è il risultato. Adesso semplicemente lavoro la sequenza che ho lavorato anche nei giri precedenti. Ve la faccio vedere un'altra volta giusto per sicurezza. Quindi lavoro 4 catenelle, entro nel punto basso lilla e lavoro un gruppetto di 4 punti altissimi. Lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso.
Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo sempre la stessa sequenza e noi ci rivediamo qui per vedere come effettuare il cambio colore, ossia come riprendere questo filo bianco. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Alla fine avete visto quanto è semplice lavorare questo punto? Si ripete sempre lo stesso giro. Allora, adesso ho appena lavorato un gruppetto di 4 punti altissimi sul punto basso lilla, lavoro una catenella, tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto basso, ma una volta caricato il filo sull'uncinetto, ho 2 asoline viola sull'uncinetto, lascio da parte il filato viola e riprendo questo filato bianco. E cosa faccio? Faccio passare il filo in questo modo sull'uncinetto, faccio attenzione a non tirare troppo il filo e chiudo le 2 asoline e vedete? In questo modo ho lavorato un punto basso con il viola e ho agganciato il bianco. Adesso tiro bene questo filo in modo tale da non far tirare il lavoro, poi tiro bene il filo viola per assicurare il punto e adesso semplicemente ricomincio a lavorare il giro come ho fatto per tutti gli altri colori. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Innanzitutto allargo un pochino la solina e giro il lavoro e sposto tutti i gomitoli. Poi rientro qui dove ho appena lavorato il punto basso viola e lavoro un punto basso. Allargo un pochino la solina, entro al centro del punto basso e lavoro un secondo punto basso. Allargo un pochino la solina, rientro al centro del punto basso e lavoro un terzo punto basso. Prendo un marcapunto e segno subito questo punto. Adesso rientro qui dove sono appena entrata e lavoro altri 3 punti altissimi. Lavoro una catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso. E adesso semplicemente continuo a lavorare tutto il resto del giro ripetendo la solita sequenza, ossia lavoro 4 catenelle, entro sul punto basso viola e lavoro un gruppetto di 4 punti altissimi. Catenella, entro nel quarto punto altissimo del gruppetto sottostante e lavoro un punto basso. Da questo momento in poi il lavoro è davvero molto semplice perché bisogna soltanto ripetere sempre lo stesso giro fino a raggiungere l'altezza desiderata. Il giro ve l'ho fatto già vedere diverse volte in quanto vi ho spiegato i diversi cambi di colore, quindi non c'è bisogno di ripeterlo ulteriormente. Nel mio caso lavorerò fino ad arrivare ad un'altezza di circa 80 cm, tenendomi sempre circa 10 cm in meno rispetto alla misura finale, perché poi ci sarà il bordo. A ogni giro cambio colore, ripeto sempre lo stesso procedimento, si inizia nello stesso modo e si termina nello stesso modo. L'unica attenzione che vi consiglio di avere è durante il cambio colore cercate di non tirare troppo il filo, altrimenti poi la copertina rischia di stringere sui lati. Adesso continuo la lavorazione, noi ci rivediamo per gli ultimi 3 giri dove andrò a tagliare i vari colori, in particolare ci vedremo durante l'ultimo giro di lilla
perché ho scelto di terminare il lavoro con il bianco. Allora, come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso sto lavorando l'ultimo giro di lilla. Quindi vi faccio vedere come lavorare l'ultimo punto e come tagliare il filo. Ho appena lavorato un gruppetto di 4 punti altissimi sul punto basso bianco sottostante. Adesso lavoro una catenella, entro qui dove c'è il marcapunto e cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, quando mi ritrovo con 2 asoline lilla sull'uncinetto, prendo il lilla, prendo il colore viola, ossia il colore che devo usare per il cambio colore, li aggancio tutti e due in questo modo nell'uncinetto e chiudo le 2 asoline. E vedete, in questo modo ho 2 asoline sull'uncinetto. Adesso cosa faccio? Controllo sempre di non far tirare il nuovo filo. Poi cosa faccio? Sfilo l'uncinetto e allargo un pochino le asoline. Poi prendo sull'uncinetto soltanto l'asolina lilla, quindi lascio l'asolina viola in sospeso. Lavoro una catenella, sempre solo con il lilla, e poi semplicemente taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene questo filo, rinserisco l'uncinetto nell'asolina viola e semplicemente vado avanti con la lavorazione, quindi lavoro sempre il mio solito giro e poi lo termino come vi ho appena fatto vedere, in modo tale da tagliare il viola e lasciare soltanto il bianco. Poi lavoro il giro di bianco sempre nello stesso modo e taglio anche in questo caso il filo e poi noi ci rivediamo per vedere come iniziare la lavorazione del bordo. Come potete vedere ho lavorato i miei ultimi 2 giri, ho tagliato tutti i fili, vedete ho appena tagliato il filo bianco e questo è il risultato. Adesso vi spiego come lavorare il bordo. Ho deciso di ripassarlo utilizzando sempre il bianco in modo tale da dare un tocco di leggerezza alla copertina, visto che il lilla e il viola sono dei colori un pochino accesi e potrebbero risultare un pochino pesanti. Quindi inserisco il mio uncinetto, sempre il numero 3, qui dove avevo messo il marcapunto, ossia sul primo punto altissimo. Mi aggancio in questo modo al filato bianco. Faccio passare il filo attraverso il punto, prendo la cotina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella e sposto anche questo filo viola in modo tale da bloccarlo. Adesso tiro bene i 2 fili, poi rientro sempre in questo punto e lavoro un punto basso. Qui sul punto basso metto un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio bordo. Adesso lavoro 2 catenelle, rientro sempre nello stesso punto e lavoro un secondo punto basso e in questo modo ho lavorato un angolo. Vedete? Poi qui tra i 2 punti bassi, dove ci sono le 2 catenelle, potete mettere un marcapunto per ricordarvi che qui c'è un angolo. Adesso metto questi 2 fili in orizzontale, entro nel punto successivo e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso, punto successivo, punto basso. Adesso salto questa catenella, entro nel punto basso bianco sottostante e lavoro un punto basso.
Adesso lavoro 4 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella. E questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto del giro. Ve la faccio rivedere. Lavoro 4 punti bassi, ossia un punto basso per ogni punto altissimo sottostante. Salto questa catenella, entro qui nel punto basso e lavoro un punto basso. E adesso lavoro 4 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella sottostante. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questa sequenza, praticamente lavoro un punto basso per ogni punto, ma salto soltanto quella catenella tra il gruppetto di punti alti e il punto basso e vado avanti fino ad arrivare qui in prossimità della fine della riga, dove noi ci rivediamo. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato un punto basso sull'ultimo punto altissimo del gruppetto sottostante. Adesso cosa faccio? Tolgo innanzitutto questo marcapunto, salto la catenella, entro qui dove avevo messo il marcapunto e lavoro un punto basso. Adesso lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto basso. E in questo modo ho lavorato un altro angolo. Qui, per riconoscere l'angolo, inserisco un marcapunto, precisamente sotto le 2 catenelle. Adesso vado a lavorare tutta la parte verticale, ossia la parte dove ho effettuato i vari cambi colore. E cosa faccio? Innanzitutto metto questi fili in orizzontale così li vado a nascondere. Poi, vedete qui ho un punto altissimo. Il punto altissimo è composto, diciamo, da 3 parti. Entro qui nella prima parte e lavoro un punto basso. E mi raccomando, fate attenzione a prendere, cioè a mettere anche i fili del cambio colore. Adesso entro nella seconda parte del punto e lavoro un secondo punto basso. Entro nella terza parte del punto e lavoro un terzo punto basso. Adesso entro qui dove c'è il punto basso lilla e lavoro un punto basso.
e semplicemente questo è il passaggio che devo ripetere per tutta la riga. Ve lo faccio rivedere. Adesso devo lavorare la parte del punto altissimo, quindi entro nella prima parte del punto altissimo e lavoro un punto basso e mi raccomando, quando entrate qui nella parte, fate attenzione a vedere se state prendendo anche i fili del cambio colore. Adesso entro nella seconda parte del punto e lavoro un punto basso. Ecco qui, vedete come vi dicevo? Dovete prendere anche questi fili, ok? Adesso entro nella terza parte del punto e lavoro un punto basso. Entro qui dove c'è il punto basso lavorato con il viola e lavoro un punto basso. E vedete, in questo modo, oltre a rifinire il bordo, sto nascondendo tutti i fili. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto del giro in questo modo e noi ci rivediamo qui in prossimità della fine, così vi faccio vedere come lavorare questo angolo e poi tutta la parte orizzontale. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Guardate che bello. Allora, adesso appena lavorato i 3 punti bassi sul punto altissimo, cosa faccio? Entro qui dove c'è il punto basso bianco, qui mi raccomando non vi sbagliate e non prendete la catenella, questa deve rimanere vuota, ok? Quindi entro qui e lavoro un punto basso. Adesso cosa faccio? Entro nella prima catenella, qui, quindi nella prima catenella iniziale, e lavoro un punto basso. E mi raccomando, metto il filo iniziale in orizzontale in modo tale da nasconderlo. Lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto basso. E in questo modo ho lavorato il terzo angolo. Anche qui vi consiglio di mettere sotto le 2 catenelle un marcapunto per ricordarvi sempre che qui c'è l'angolo. Adesso vado a lavorare questa parte e cosa faccio? Lavoro innanzitutto 3 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella sottostante. Adesso entro qui dove ho lavorato il gruppetto di 4 punti altissimi e lavoro un punto basso. Lavoro 4 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella sottostante. Adesso salto la catenella dove ho lavorato il punto basso e semplicemente ricomincio la sequenza, quindi lavoro 4 punti bassi, ossia un punto basso per ogni catenella sottostante.
Adesso lavoro un punto basso qui dove ho lavorato il gruppetto di 4 punti altissimi. Lavoro 4 punti bassi, un punto basso per ogni catenella sottostante. Salto la catenella dove ho lavorato il punto basso e ricomincio la sequenza. Quindi, come potete vedere, lavorare questa riga è veramente molto semplice, ossia lavoro sempre tutto punto su punto a punto basso, saltando soltanto la catenella dove ho lavorato i punti bassi. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo quando sono arrivata alla fine della riga, così vi faccio vedere come lavorare il quarto angolo. Mi sto concentrando un pochino di più sulla spiegazione di questa parte perché è molto importante per far venire bene la copertina. Ho lavorato tutto il resto della riga e questo è il risultato. Adesso devo lavorare il quarto ed ultimo angolo. E cosa faccio? Ho appena lavorato i 4 punti bassi sulle 4 catenelle sottostanti. Adesso entro qui nell'ultima catenella dove ho lavorato il gruppetto di 4 punti altissimi e lavoro un punto basso. Lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso identico punto e lavoro un punto basso. Come al solito, qui metto un marcapunto per ricordarmi che c'è l'angolo. Poi giro il lavoro e vado a lavorare l'ultimo lato, ossia il lato dove ho effettuato i vari cambi colore. E cosa faccio? Come ho fatto prima, qui c'è il punto altissimo, divido il punto in 3 parti e per ogni parte lavoro un punto basso. Quindi vedete, entro qui nella prima parte di punto e lavoro il primo punto basso. Parte successiva, lavoro il secondo punto basso. Parte successiva, lavoro il terzo punto basso. Adesso entro qui dove ho lavorato il punto basso lilla e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Quindi proprio come ho fatto dall'altro lato, lavoro 3 punti bassi sul punto altissimo e un punto basso sul punto basso. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo tra un po' per vedere come terminare questo giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato, vedete? Ho ripassato tutto il giro e adesso devo chiuderlo. Allora, ho appena lavorato un punto basso sul punto basso viola, adesso entro nella prima parte del punto altissimo bianco e lavoro un punto basso. Entro nella seconda parte del punto altissimo bianco e lavoro un punto basso. Adesso tolgo il marcapunto e chiudo questo giro con un punto bassissimo. E in questo modo ho ripassato tutta la copertina e ho nascosto tutti i fili. Adesso vi spiego come realizzare la parte dove mettere il nastrino. Se voi non lo volete mettere potete saltare questo passaggio. Allora, cosa faccio? Entro al centro dell'angolo, quindi dove ci sono le 2 catenelle e lavoro un punto bassissimo. Adesso lavoro 3 catenelle e queste 3 catenelle sostituiscono un punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella per ricordarmi che qui inizia il mio nuovo giro.
Adesso rientro qui dove ho appena lavorato le 3 catenelle e lavoro un punto alto. Lavoro 2 catenelle, rientro sempre nello stesso spazio e lavoro altri 2 punti alti. E in questo modo ho lavorato un angolo. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto questo punto, sia il punto basso dell'angolo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Vedete? Lavoro una catenella, salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto. In questo modo sto realizzando i forellini dove andrò a passare il filo. Adesso lavoro una catenella, salto il punto basso corrispondente, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Quindi lavoro una catenella, salto il punto basso corrispondente, nel punto successivo lavoro un punto alto. Io adesso vado avanti a lavorare così tutto il resto della riga e noi ci rivediamo qui per vedere come lavorare l'angolo. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso devo lavorare l'angolo. Allora, ho appena lavorato un punto alto, cioè lavoro una catenella, salto il punto successivo, entro qui nell'ultimo punto basso disponibile, ossia il punto basso dell'angolo, e lavoro un punto alto. Poi lavoro una catenella, tolgo il marcapunto, entro qui dove avevo messo il marcapunto, sia tra i 2 punti bassi, e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto alto. Lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro altri 2 punti alti. E in questo modo ho lavorato un angolo. Adesso posso riniziare la mia sequenza. Quindi cosa faccio? Lavoro una catenella. Salto il punto basso dell'angolo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Catenella, salto il punto corrispondente, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Una volta arrivata in prossimità dell'angolo, ripeto lo stesso passaggio che vi ho appena fatto vedere, poi ricomincio con il mio motivo catenella, salto il punto corrispondente e punto alto, lavoro l'altro angolo sempre in questo modo, poi continuo l'altro lato sempre alternando una catenella e un punto alto e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare il giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione, ho appena lavorato un punto alto sull'ultimo punto disponibile. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, tolgo il marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo. Adesso lavoro una catenella, segno subito questa catenella perché rappresenta il mio primo punto basso del nuovo giro, entro nel punto successivo, sia sul punto alto, e lavoro un
punto basso. Adesso entro qui dove ci sono le 2 catenelle e lavoro un punto basso, poi lavoro 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso. E in questo modo ho lavorato un angolo. Qui vi consiglio sempre di mettere un marcapunto per riconoscere l'angolino. Adesso cosa faccio? Entro qui dove c'è il punto alto e lavoro un punto basso. Punto successivo, punto basso. Entro qui nello spazietto, quindi dove c'è la catenella, passo sotto la catenella e lavoro un punto basso. Entro sul punto alto e lavoro un punto basso. Entro nello spazietto, passo sempre sotto la catenella e lavoro un punto basso. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Io adesso vado avanti con la lavorazione e noi ci rivediamo a prossimità dell'angolo per vedere come lavorarlo. Ho completato tutta la riga e questo è il risultato. Adesso devo lavorare la parte dell'angolo e cosa faccio? Ho appena lavorato un punto basso sul punto alto. Adesso entro qui dove c'è questo spazietto, passo sempre sotto la catenella e lavoro un punto basso. Lavoro un punto basso sul punto alto. Punto basso sul punto successivo. Adesso entro qui nello spazietto dell'angolo, quindi sotto le 2 catenelle, lavoro un punto basso, 2 catenelle e rientro nello stesso punto e lavoro un punto basso ed ecco il mio angolo. Qui vi consiglio sempre di mettere un marcapunto per riconoscere l'angolo. Adesso ricomincio a lavorare come ho fatto prima, quindi lavoro un punto basso sul primo punto alto disponibile, punto basso sul punto successivo, un punto basso nello spazietto, sotto la catenella passo e continuo un punto basso sul punto alto, un punto basso nello spazietto. Quindi continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Una volta arrivata all'altro angolo, ripeto lo stesso identico passaggio che vi ho appena fatto vedere, poi lavoro tutta la parte orizzontale sempre nello stesso modo, lavoro l'altro angolo sempre come vi ho fatto vedere, continuo per tutto l'altro lato verticale e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare questo giro ed iniziare il prossimo. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato un punto basso sul punto alto, cosa faccio? Entro qui nello spazietto, quindi passo sempre sotto la catenella e lavoro un punto basso. Poi tolgo il marcapunto, entro dove avevo messo il marcapunto sia nella catenella iniziale e lavoro un punto bassissimo. In questo modo ho terminato anche questo giro. Adesso cosa faccio? Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Adesso entro nel centro dell'angolo, ossia dove ci sono le 2 catenelle, passo sotto le 2 catenelle e lavoro un punto bassissimo. Mi alzo con 3 catenelle. Queste 3 catenelle sostituiscono il primo punto alto, inserisco il marcapunto nella terza catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro sempre nello stesso spazio e lavoro un punto alto. Adesso lavoro 2 catenelle, entro sempre in questo spazietto e lavoro altri 2 punti alti.
In questo modo ho lavorato un angolo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto basso dell'angolo, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Quindi carico il filo sull'uncinetto, chiudo le prime 2 asoline, mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto e mi fermo qui. Adesso carico il filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un altro punto alto non chiuso. Adesso carico il filo sull'uncinetto e chiudo le prime 2 asoline. Carico il filo e chiudo altre 2 asoline ed ecco qui il risultato. E questo è il punto che andrò a ripetere per tutto il resto del bordo. Quindi vi faccio rivedere la sequenza. Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, rientro qui dove sono già entrata e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo 2 asoline, chiudo altre 2 asoline. E vedete? Lavorare questo bordo è veramente molto semplice. Vi faccio rivedere il punto. Lavoro una catenella, rientro qui dove sono già entrata e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, catenella e ricomincio. Quindi io adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questo passaggio. Noi ci rivediamo in prossimità dell'angolo, così vi faccio vedere come lavorarlo. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Guardate che carino. Adesso cosa faccio? Ho appena lavorato questa sorta di V al contrario. Adesso lavoro una catenella, salto l'ultimo punto rimasto libero, ossia il punto basso dell'angolino, poi carico il filo sull'uncinetto, entro qui nello spazio dell'angolino, ossia sotto le 2 catenelle e lavoro un punto alto. Rientro nello stesso identico punto e lavoro un secondo punto alto. Lavoro 2 catenelle, rientro sempre nello stesso punto e lavoro altri 2 punti alti. E adesso semplicemente ricomincio a lavorare il punto che vi ho fatto vedere prima. Vi faccio vedere come ricominciare. Quindi lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto basso dell'angolino, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto il punto successivo, entro nel punto dopo e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, catenella e ricomincio. Quindi rientro qui dove sono appena entrata, lavoro un punto alto non chiuso, salto il punto successivo, entro nel punto dopo ancora e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, catenella e ricomincio. E semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Poi quando arrivo al dover lavorare l'angolo, ripeto sempre questo passaggio, poi ricomincio il punto, lavoro il terzo angolo sempre così e ricomincio il punto e noi ci rivediamo per vedere come terminare questo giro. Sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato una V al contrario e magari qui potete trovare un pochino di difficoltà a prendere il punto perché ho lavorato il punto bassissimo, ma non vi preoccupate. Adesso ho lavorato anche una catenella e cosa faccio? Semplicemente tolgo questo marcapunto e chiudo il giro con un punto bassissimo.
Adesso entro nel punto successivo e lavoro un punto bassissimo. Entro nel centro dell'angolo sia sotto le 2 catenelle e lavoro un punto bassissimo. Adesso mi alzo con 3 catenelle. Nella terza catenella inserisco un marcapunto. Rientro sempre nello stesso punto e lavoro un secondo punto alto. Lavoro 2 catenelle, entro sempre nello stesso punto e lavoro altri 2 punti alti. E in questo modo sto lavorando l'angolo che, come potete vedere, viene lavorato proprio come nel giro precedente. Adesso lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto questo punto alto, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto lo spazietto, entro nel punto successivo sia sulla V e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, catenella e ricomincio la lavorazione. Quindi filo sull'uncinetto, rientro qui nel punto, nella V e lavoro un punto alto non chiuso, filo sull'uncinetto, salto lo spazietto, entro nella V successiva e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, catenella e ricomincio. Quindi, come potete vedere, il punto è sempre lo stesso, semplicemente lavoro soltanto sulle V. Quindi lascio sempre gli spazietti liberi. Io adesso continuo a lavorare così tutto il resto del giro e noi ci rivediamo in prossimità dell'angolo per vedere come lavorarlo. Come potete vedere sono andata avanti a lavorare tutto il resto della riga come vi ho detto e questo è il risultato, guardate che carino. E adesso ho appena lavorato una V e vedete sono in prossimità dell'angolo e cosa faccio? Lavoro una catenella, rientro qui dove sono appena entrata e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto lo spazietto, entro nel primo punto alto dell'angolo e lavoro un punto alto non chiuso. Chiudo le prime 2 asoline, chiudo le altre 2 asoline, lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il punto alto, entro nel centro dell'angolo, sia sotto le 2 catenelle e lavoro l'angolino composto da 2 punti alti, 2 catenelle e sempre nello stesso punto 2 punti alti. Una volta fatto questo, ricomincio la lavorazione, proprio come vi ho fatto vedere prima. Ve la faccio vedere un'altra volta. Lavoro una catenella, salto il punto alto dell'angolo, entro nel punto alto successivo e lavoro un punto alto non chiuso. Filo sull'uncinetto, salto lo spazietto, entro nella V e lavoro un punto alto non chiuso, chiudo le prime 2 asoline, chiudo altre 2 asoline, catenella e ricomincio. Quindi rientro qui sulla V, lavoro un punto alto non chiuso, V successiva, punto alto non chiuso, chiudo 2 asoline, chiudo 2 asoline e catenella.
e semplicemente continuo a lavorare così tutto il resto della riga. Poi, quando mi trovo in prossimità dell'angolo, ripeto il passaggio che vi ho fatto vedere, lavoro l'altra riga, l'altro angolo, l'altra riga, chiudo il giro come vi ho fatto vedere nel giro precedente, ossia con un punto bassissimo, poi cammino fino ad arrivare al centro dell'angolo e ricomincio il giro proprio come ho fatto con questo giro e ripeto sempre questo punto e gli angoli li lavoro sempre nello stesso modo. Quindi adesso termino questo giro, lavoro anche il giro successivo e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare il terzo giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Vedete, sono arrivata alla fine del terzo giro di lavorazione e devo dire che questo bordo è veramente molto semplice ma molto carino da vedere. Ho appena lavorato una V, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella e taglio il filo e ne lascio un pochino perché questo filo mi serve per effettuare una chiusura invisibile. Sfilo l'uncinetto, mi raccomando fate attenzione a non tirare il filo per non creare il nodino. Qui inserisco un ago e adesso cosa faccio? Allora, tolgo questo marcapunto perché non mi serve più, salto il punto dove ho messo il marcapunto, entro nel punto successivo e faccio passare l'ago. Mi raccomando il punto lo prendo intero. Adesso tiro il filo in modo tale da creare una solina grande come tutte le altre, poi entro qui nel centro del punto dove ho tagliato il filo e prendo anche la solina subito sotto e faccio passare il filo. E vedete, in questo modo ho chiuso il giro e non si crea nessuno scalino antiestetico. Adesso giro il lavoro in modo tale da avere il rovescio davanti a me, entro nella prima solina il più vicino possibile a dove sono uscita con il filo e blocco questa cucitura con un nodino. Adesso entro in una solina vicino e faccio un secondo nodino per sicurezza. Adesso cosa faccio? Semplicemente inserisco l'ago qui nel primo punto disponibile e faccio passare il filo e lo metto in orizzontale in modo tale da andarlo a nascondere durante il giro successivo. Adesso cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui al centro dell'angolo, vedete dove ci sono le due catenelle. Mi aggancio al filato lilla in questo modo. Prendo questa cotina iniziale, la sposto in questo modo e lavoro una catenella. Qui inserisco un marcapunto per ricordarmi che qui inizia il mio giro. Adesso tiro un pochino questo filo lilla, metto i due fili in orizzontale per nasconderli, lavoro 2 catenelle, poi rientro sempre nello stesso punto e lavoro un punto basso. E in questo modo ho lavorato un angolo. Adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto il primo punto alto dell'angolino, entro nel punto successivo e lavoro un punto alto. Adesso rientro nello stesso identico punto e lavoro altri 6 punti alti, quindi in totale, compreso il punto già lavorato, devo avere 7 punti alti.
Adesso lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nella V dopo e lavoro un punto basso. E semplicemente questa è la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto della riga. Ve la faccio rivedere. Allora, lavoro una catenella, carico il filo sull'uncinetto, salto la V successiva, entro nella V dopo e lavoro un archetto composto da 7 punti alti. Lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nella V dopo ancora e lavoro un punto basso e semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questa sequenza. Quindi dopo aver lavorato il punto basso, lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nella V successiva e lavoro un archetto composto da 7 punti alti. Lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nella V successiva e lavoro un punto basso. Quindi adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga in questo modo, noi ci rivediamo in prossimità dell'angolo, così vi faccio vedere come lavorarlo. Sono andata avanti con la lavorazione della riga e questo è il risultato. Adesso ho appena lavorato un archetto di 7 punti alti, adesso vedete mi rimangono soltanto 2 V da lavorare, quindi devo fare una piccola modifichina per far risultare il disegno. Semplicemente lavoro una catenella, senza saltare la V successiva, entro proprio qui e lavoro un punto basso. Lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nel primo punto alto dell'angolo e lavoro un archetto composto da 7 punti alti. Quindi come avete potuto vedere ho fatto proprio una piccola modifichina che alla fine neanche si nota. Adesso lavoro una catenella, entro qui nel centro dell'angolo, ossia sotto le 2 catenelle e lavoro un punto basso. 2 catenelle, rientro nello stesso punto e lavoro un secondo punto basso. E adesso semplicemente ricomincio a lavorare la sequenza dell'archetto e punto basso. Vi faccio vedere come fare. Lavoro una catenella, salto il primo punto alto dell'angolo, entro nel punto successivo e lavoro un archetto composto da 7 punti alti. Lavoro una catenella, salto la V successiva, entro nella V seguente e lavoro un punto basso. E poi semplicemente continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo sempre la stessa sequenza.
Poi una volta arrivata all'angolo lo lavoro come vi ho appena fatto vedere. Mi raccomando, quando inizio il nuovo giro, diciamo in orizzontale, ricordatevi, di iniziare subito con la piccola modifichina in modo tale poi da far combaciare il disegno. Poi lavoro l'altro angolo e ricomincio a lavorare tutta la parte verticale sempre nello stesso modo. Noi ci rivediamo per vedere come terminare questo giro. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Ho appena lavorato un archetto di 7 punti alti, adesso cosa faccio? Lavoro una catenella, salto i due punti bassi sottostanti e chiudo il giro con un punto bassissimo qui dove avevo messo il marcapunto. Adesso semplicemente lavoro una catenella e taglio il filo. Sfilo l'uncinetto, tiro bene il filo. Adesso prendo il viola e vado a lavorare l'ultimo giro di bordo. Quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto qui al centro dell'angolo, ossia sotto le 2 catenelle. E metto questo filo appena tagliato in orizzontale così lo nascondo. Prendo il filato viola e lo aggancio in questo modo all'uncinetto. Faccio passare il filo attraverso l'angolo, prendo il filo iniziale, lo sposto in questo modo e lavoro una catenella. Tiro bene la cotina iniziale e adesso lavoro altre 2 catenelle. In questo modo ho lavorato 3 catenelle ed è come se avessi lavorato un punto alto. Prendo un marcapunto e segno la terza catenella. Adesso rientro qui al centro dell'angolo e lavoro altri 11 punti alti, quindi compreso le 3 catenelle iniziali devo avere un totale di 12 punti alti. Poi lavoro una catenella, entro al centro dell'archetto sottostante, ossia nel quarto punto alto, e lavoro un punto basso. Adesso cosa faccio? Inizio la sequenza che andrò a ripetere per tutto il resto della riga, quindi lavoro una catenella, entro qui dove c'è il punto basso e lavoro un archetto composto da 7 punti alti. Catenella, entro nel quarto punto alto e lavoro un punto basso.
catenella e ricomincio la sequenza. Entro nel punto basso e lavoro un archetto di 7 punti alti. Catenella, entro nel quarto punto alto dell'archetto sottostante e lavoro un punto basso. Io adesso continuo a lavorare tutto il resto della riga ripetendo questa sequenza, ossia dopo aver lavorato il punto basso lavoro una catenella, un archetto di 7 punti alti qui nel punto basso, una catenella e un punto basso nel quarto punto alto dell'archetto. Poi una volta arrivata in prossimità dell'angolo cosa faccio? Dopo aver lavorato il punto basso qui sul quarto punto alto, lavoro una catenella e qui nel centro dell'angolo, ossia dove ci sono le 2 catenelle, lavoro un archetto composto da 12 punti alti, poi lavoro una catenella, entro nel quarto punto alto dell'archetto successivo e lavoro un punto basso e poi ricomincio la mia sequenza con l'archetto di 7 punti alti. Io adesso vado avanti a lavorare tutto il resto del bordo, lavorando come vi ho detto, e poi noi ci rivediamo per vedere come terminare la copertina. Come potete vedere sono andata avanti con la lavorazione e questo è il risultato. Guardate che bello questo bordino. Allora, ho appena lavorato un punto basso sul quarto punto alto dell'archetto sottostante e cosa faccio? Semplicemente lavoro una catenella e taglio il filo e lascio un pochino di filo per poter effettuare una chiusura invisibile. Poi sfilo l'uncinetto e mi raccomando non tiro il filo perché non voglio creare un nodino. Qui dove ho tagliato il filo inserisco un ago. Adesso cosa faccio? Semplicemente tolgo il marcapunto, salto il punto dove avevo messo il marcapunto, entro nel punto successivo e mi raccomando prendo il punto intero e faccio passare il filo. Poi tiro il filo in modo tale da ottenere una solina grande come tutte le altre, entro al centro del punto dove ho tagliato il filo e mi raccomando prendo sia la solina questa di dietro che quella solina subito sotto e semplicemente faccio passare l'ago. Adesso giro la copertina in modo tale da avere il rovescio del lavoro davanti a me, entro nella prima asolina il più vicino possibile al punto dove sono uscita e blocco la cucitura con un nodino. Adesso per sicurezza entro in una linguettina vicino e faccio un secondo nodino e poi la mia copertina è terminata. Adesso sempre con l'aiuto dell'ago passo attraverso le varie asoline dei punti e vado a nascondere questo filo.
Adesso vi faccio vedere come passare il filo di raso. Cosa faccio? Prendo il raso, alla sua estremità inserisco un marcapunto, vi consiglio di utilizzare questi di ferro che sono fini ed entrano con più facilità, e poi semplicemente parto dal centro dell'angolo e faccio passare in questo modo la spilla. Vedete? Una volta, prendo il punto alto sulla spilla, una volta non lo prendo e faccio passare il filo. E semplicemente continuo così per tutto il resto della copertina. Il mio consiglio è questo: stendete la copertina su un tavolo e passate il filo in modo tale da non deformare la copertina, cioè non deve né tirare troppo e quindi stringerla, né cambiarne il disegno. Una volta arrivata qui al punto di partenza, sul rovescio del lavoro taglio il nastrino e vado a dare 2 puntini per bloccarlo, poi brucio anche il nastrino in modo tale da non farlo sfilacciare. Una volta fatto questo, prendo i 4 fiori e li vado a posizionare proprio qui sopra l'angolo dove passa il nastrino, perché devo dire che mi piace proprio l'effetto. Poi, se volete, potete mettere i fiorellini anche sulla copertina, questo dipende dal vostro gusto. Quindi adesso finisco tutte queste rifiniture e poi noi ci vediamo con la copertina terminata, così ve la faccio vedere. Come potete vedere la copertina è terminata, l'ho stesa sul letto, anche se questo colore non è che la faccia risaltare più di tanto. Questo è il risultato. Guardate quanto è bella questa copertina. Devo dire, è veramente molto semplice da realizzare, ma con questa alternanza di colori si ottiene un risultato veramente fantastico. Inoltre, questi 4 fiorellini decorano in modo semplice la copertina. Ho deciso di mettere anche un punto luce al centro del fiore per dare un tocco di luce, e il nastrino l'ho messo bianco tono su tono in modo tale da dare soltanto un tocco di luce e non rendere la copertina troppo pesante. Fatemi sapere nei commenti o anche attraverso un semplice like se il progetto vi è piaciuto, e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi e non vi dimenticate di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che potete mandarmi le foto dei vostri progetti attraverso i miei canali social, TikTok, Facebook, Pinterest ed Instagram, così io li posso vedere e magari, se mi date il consenso, li posso anche pubblicare sul canale e far vedere i risultati a tutti gli altri amici del canale. Adesso vi saluto, ci vediamo la prossima volta con un nuovo progetto. Ciao ciao!